Ciao a tutti, rieccoci qua. Spero che vi siate allenati a sufficienza con i determinanti delle matrici 1x1 e 2x2, perché oggi continuiamo e passiamo alle matrici quadrate 3x3, ovvero 3 righe e 3 colonne. Il metodo che vi mostro oggi è noto come regola di Sarrus, che è un metodo che a me piace tantissimo, che si utilizza per trovare il determinante di una matrice 3x3. Quindi ricordatevi bene questa cosa, perché la regola che vedremo oggi non la possiamo applicare a una matrice qualsiasi, 4x4, 5x5 e così via, ma solo a una matrice 3x3. Partiamo come sempre da un esercizio semplice. Ho una matrice di questo tipo, per applicare la regola di Sarrus vado a ricopiare qui le prime due colonne, così, per cui ho ricopiato questa colonna, l'ho messa qua a fianco alla matrice, e questa colonna. Ora la regola di Sarrus mi dice che il determinante si trova moltiplicando gli elementi della diagonale principale, quindi la diagonale principale in una matrice 3x3 è questa, questa e questa, per cui devo fare 3 per 4 per 3 più la successiva diagonale principale, quindi questa, e moltiplico gli elementi 1 per 5 per 2 più il prodotto degli elementi dell'ultima diagonale principale, che è questa, quindi 2 per 1 per 3. Piccola parentesi, ecco perché è importante scrivere queste due colonne in maniera allineata, perché così nella formula riuscite a vedere bene qual è la diagonale principale. Quindi una, 2, 3. Poi la regola di Sarrus mi dice che devo fare meno il prodotto degli elementi della diagonale secondaria. Quindi la prima diagonale secondaria è questa, per cui devo moltiplicare 2 per 4 per 2. Di nuovo meno il prodotto degli elementi dell'altra diagonale secondaria, che è questa. Quindi 3 per 5 per 3. Ultimo, meno il prodotto degli elementi dell'altra diagonale secondaria, che è questa, quindi 3 per 1 per 1. Riepilogando, moltiplico gli elementi della prima diagonale più gli elementi della seconda diagonale più gli elementi della terza diagonale principale, meno moltiplico gli elementi della prima diagonale secondaria, meno il prodotto degli elementi della seconda diagonale secondaria, meno il prodotto degli elementi della terza diagonale secondaria. Facciamo i calcoli. Qui viene 36, qua 10, qua 6, qua 16, qua 45 e infine 3. Andiamo a fare questi calcoli con la calcolatrice e troviamo che il determinante vale meno 12. Come sempre passiamo a un esercizio un pochino più difficile. Calcoliamo il determinante di questa matrice 3x3 con la regola di Sarrus. Abbiamo detto la prima cosa da fare è andare a ricopiare qui la prima e la seconda colonna della matrice. Così. Bene, ora applichiamo la formula. Moltiplico i termini di questa diagonale più moltiplico tra di loro i termini di questa diagonale più moltiplico tra di loro i termini di questa. 0 per qualche cosa fa 0, quindi scrivo solo 0. Ora andiamo con la diagonale secondaria, quindi la formula mi dice di mettere il meno i termini di questa, lui per 0 fa sempre 0, meno il prodotto dei termini di questa diagonale. Attenzione ai segni, quindi qui ho messo il meno della formula con il meno 6 tra tonde di lui per lui. Ultimo, meno il prodotto di questa diagonale. Ok, formula fatta, facciamo i calcoli. Questa è una somma per differenza e viene così. Qui più per meno 6x, qui niente, mentre qua meno per meno più 6x che moltiplica x più 3 viene 6x alla seconda più 6 per 3 18x. Qua meno per meno più 5. Sommiamo i monomi simili, 1 più 6 7x alla seconda, meno 6 più 18 fa 12x e infine meno 9 più 5 fa meno 4. Questo è il determinante della nostra matrice 3x3, trovato con la regola di Sarrus. Ecco qua gli esercizi di oggi. Fanne un paio, oppure se ti va, falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati, se erano troppo facili, troppo difficili, oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire
puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli. E ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama ripasso generale, in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.